Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Altro accessorio arrivato. Chiaramente adesso si vede poco e nulla, però sicuramente avrete intuito dove va posizionata. Allora andiamo a vedere nello specifico come è fatta questa cornice cromata, acquistata sempre su AliExpress. Come al solito poi vi lascio i link in descrizione. Ripeto ancora una volta ragazzi, quando dico vi lascio il link in descrizione, per avere il link sotto al video c'è scritto mostra altro, quindi cliccate lì e vi apre la pagina dove io metto i link, dove metto la descrizione, dove metto tutto quello che può tornare utile sia per l'acquisto che per eventualmente l'applicazione dell'accessorio. Allora andiamo a vedere. Internamente ha questo biadesivo, speriamo sia forte, e fuori ha questa protezione per non raschiare la cornice. Allora andiamo a togliere la protezione per vedere se eventualmente magari è rovinata o qualcos'altro. Allora, questa è la cornice nel suo splendore, non ha nessun graffio e sembra perfetta, quindi bisogna vedere solo se il biadesivo è abbastanza forte per poter ancorare bene la stessa. Allora, la nostra bella fascia va montata praticamente alla fine del nostro portellone, qui. Certo, una macchina così non l'ho mai vista, mi vergogno pure, Poi gli diamo una pulita e una sgrassata con l'alcol per far attaccare bene il biadesivo. Poi al lavoro terminato vi faccio vedere la macchina pulita, lucida e profumata. Allora, detto ciò ragazzi, andiamo a vedere ora come si applica questa griglia cromata sul portellone del nostro Qashqai. Siete pronti? 3, 2, 1, go! Allora ragazzi, prima di iniziare andiamo a misurare la nostra griglia. Nello specifico questa acquistata da me è 115 cm totali, quindi una volta che abbiamo misurato la nostra fascia andiamo adesso a vedere sul portellone come centrare la stessa. Usiamo del nastro isolante o del nastro carta per delimitare le due estremità. Prima di montare il tutto, come vi dicevo, andiamo a segnare la distanza, quindi ripeto, la fascia è lunga 115 cm, noi misuriamo dal portellone, quindi angolo angolo, all'incirca quanto arriva 115 cm, eccoli qua, e poi andiamo a posizionare da questa parte, quindi da dove partiamo, un pezzo di nastro isolante e l'altro lo posizioneremo alla fine dei 115, così sappiamo che abbiamo grosso modo due punti di riferimento. Ok? Quindi ne avremo posizionato uno a 115 e uno a 0, il punto di partenza. Vediamo bene o male se ci siamo con le distanze, se è centrata la nostra fascia. Poi andiamo a vedere anche in questi fermi che abbiamo messo con il nostro adesivo se all'incirca ci siamo. Quindi andiamo a misurare dall'inizio del faro
da qui siamo all'incirca a 21 cm. Andiamo a vedere quest'altra parte. E siamo a 21 cm, quindi ci dovremmo essere. Poi, fatto ciò, andiamo a presentare la nostra fascia, se abbiamo preso correttamente le misure, per vedere se effettivamente è centrata rispetto al portellone. Quindi mettiamo la punta a filo del nostro nastro isolante sia da una parte che dall'altra. Eccola qua. Questa dovrebbe venire in questa posizione. Poi facciamo attenzione che sotto spiani bene, quindi dobbiamo essere sicuri che sotto vada a filo del portellone. Quindi anche in questa occasione, secondo me, inizieremo prima con un lato e poi piano piano incolleremo il biadesivo fino ad arrivare all'altro lato. Ecco, la posizione corretta dovrebbe essere questa qui. Certo che già fa scena così, ragazzi, non è male, bella. Ok, e che Dio ce la mandi buona e bionda. Allora, intanto andiamo a togliere la protezione del biadesivo. Tolta la protezione, eccola qui, andiamo ad applicare la stessa. Allora, partiamo. Ripeto, posizioniamo prima la fascia da una parte, poi mano a mano andiamo a spianare. Allora, con il dito sotto verifichiamo che non scavalli il bordo del portellone, chiaramente, quindi accompagniamo sopra e sotto con il nostro bel pollicione, accompagniamo la fascia e quello sopra, l'indice, vediamo se dobbiamo alzare o abbassare la stessa, mano a mano, un pezzettino per volta. Ragazzi, per essere più precisi possiamo anche dividere il portellone a metà. (130), quindi facciamo la metà. La metà di 130 è 65, quindi calcoliamo 65. Ok, questo è il centro del portellone. Quindi adesso avete ancora un altro punto di riferimento. Ricordate, la fascia è 115, eccola qua, 115, quindi fate la metà adesso della fascia,
è 57,5 e così abbiamo il centro preciso della nostra fascia. Ecco, 57,5. Ok? Perfetto. Ok ragazzi, questi sono i 3 punti di riferimento allora. Inizio, fine e centro della fascia cromata con il centro del portellone. Una volta che l'abbiamo applicata, andiamo con un panno in microfibra a spianarla. Possiamo togliere i fermi, il nastro isolante. Allora, per scrupolo io comunque una passatina di phon gliela do, perché magari il biadesico si assesta meglio. Al lavoro terminato verrà così. Siamo giunti alla conclusione di questo tutorial. Anche oggi abbiamo montato il nostro accessorio, questa griglia cromata che rende il nostro cascai ancora più elegante. Certo ragazzi, macchina lucida è tutta un'altra cosa, è spettacolare, ma quanto è bella questa cacchio di cascai. Statevi bene ragazzi, alla prossima, ciao!